Hai mai sentito parlare della dieta BARF? Ecco i pro, i contro e i falsi miti da evitare. Prende il nome dall'acronimo inglese Biological Appropriate Raw Food, che tradotto vuol dire cibo biologicamente appropriato, tra parentesi, per la specie. Per intenderci, dare dell'erba a un vitello o una capretta è una dieta BARF, come dare dei vermi a una gallina è una dieta BARF. E per il cane qual è la dieta BARF? Partiamo dal mito da sfatare. Molti pensano che la B di BARF stia per bone o bones, cioè dieta con le ossa, ma non è così. BARF, la B sta per biologico, cioè biologicamente appropriato. Ora, il cane le ossa le deve mangiare oppure no? Partiamo dal concetto se in natura le mangerebbe. In natura le mangerebbe solo da secondo e vi spiego perché. Quando i cani catturano una preda di piccola taglia la mangiano intera, ma se catturano prede di media grossa taglia, ricordatevi che il cane deriva dallo sciacallo e dal lupo che più o meno andavano appresso alle caprette, se riescono ad ucciderne una, il primo che la uccide apre il torace di questi animali e si mangia il cuore e il grasso pericardiaco. Logicamente il secondo che arriva non lo trova più ed è costretto a nutrirsi di quello che rimane e macinerà anche le ossa. Ma ricordatevi, il capobranco del lupo o il cane capobranco mangerà per primo e si mangerà la parte migliore e non ci sono le ossa nella parte migliore. Quindi quali sono i pro e i contro? Sicuramente il pro è che una dieta biologicamente appropriata è più mite e preserva meglio la flora intestinale e oggi sappiamo che i batteri intestinali, se nutriti bene, sono alla base della salute. Ma ci sono dei contro molto importanti. La dieta BARF è una dieta crudista, il cane non cucinerebbe in natura. Ricordatevi che in natura praticamente manca la catena del freddo, l'animale passa da essere vivo che corre a essere cacciato, non possono crescere batteri che possono nuocere al cane. Quando invece compriamo gli alimenti al supermercato e li portiamo a casa, i passaggi sono stati molteplici. L'animale è andato al macello, si può essere contaminato, poi viene tagliato, poi finisce dai grossisti al supermercato e poi arriva nelle nostre case. Quindi se non ci sono tagli di carne particolari e di buona qualità, potremmo far ammalare il nostro cane con dei batteri che in natura non esisterebbero. Come secondo aspetto, la maggior parte degli animali di cui noi ci nutriamo non vivono in natura e in salute, ma vengono dagli allevamenti e spesso portano con sé molte malattie tipiche degli allevamenti intensivi e in falsi miti da sfatare. Immaginate di somministrare un pollo a un cane che pesa 1 chilo. Io in molte diete BARF che vedo pubblicizzate nei video, praticamente si apre una gallina, un pollo spennato e si dà a un cane. Potrebbe funzionare che per un cane di grosse dimensioni, diventerebbe complicatissimo per un cane di piccole dimensioni. Se volete informazioni più approfondite sull'alimentazione o volete un percorso specifico alimentare per il vostro cane, vi ricordo che il nostro centro di telemedicina ha un ramo rivolto proprio sull'alimentazione. Andate sul sito www.ctvet.com e richiedete una consulenza in telemedicina.